Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica del file index.php in modo da includere dinamicamente tutti i contenuti delle nostre pagine per la parte pubblica del nostro sito. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di definire l'area per la personalizzazione del nostro header. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro CMS, sezione backend, e definiamo una nuova sezione che la chiamiamo personalizza layout e come descrizione gli diciamo sezione dedicata alla personalizzazione del layout della parte pubblica del sito. Poi ci spostiamo in amministra pagine e definiamo una nuova pagina per il link della sezione, quindi personalizza layout, nuova pagina, quindi personalizza layout, id alfanumerico personalizza layout, descrizione contenuti non gliene specifichiamo, visibilità menu principale e posizione voce 4 e salviamo. Quindi è stato aggiunto il nostro link. Ora definiamo una nuova pagina che la chiamiamo header, identificativo header, pagina dedicata alla personalizzazione dell'header della parte pubblica del sito, nome file contenuto principale personalizza header, creiamo il file con il form per l'inserimento dei dati, contenuto secondario non ne specifichiamo, visibilità menu secondario e posizione voce 1 e definiamo la nostra pagina. Poi modifichiamo il redirect di personalizza layout che deve reindirizzare a header e il redirect di header a se stesso. Perfetto, quindi ci spostiamo in personalizza layout e qui vediamo di strutturare la pagina per la personalizzazione del nostro header. Per la personalizzazione del nostro header avrei pensato di inserire un banner stile YouTube in modo che contenga tutte le informazioni di nostro interesse. E quindi nella nostra area privata vedremo di impostare la possibilità di selezionare un'immagine e caricarla all'interno di questa pagina. Quindi per prima cosa ci apriamo il nostro file personalizza header, quindi privata, sezioni, personalizza layout, personalizza header. Normalmente il nostro form è strutturato con una colonna class campo del 25% che ospita i campi del nostro form, questa parte qua, e il restante 75% lo dedichiamo invece alla definizione degli elementi del nostro form. In questo caso invece suddivideremo l'area al 50% e in questa parte caricheremo l'immagine e in quest'altra parte invece definiremo i campi del nostro form. Quindi il primo TD sarà width 50% e il secondo TD sarà width 50%. Quindi nella prima cella come nome campo gli diciamo upload immagine e a fianco ci inseriamo una input type file id file, quindi gli diamo un identificativo, name upload
e value lo lasciamo vuoto e chiudiamo il nostro input. All'interno invece della seconda cella togliamo anche la descrizione e definiamo un div contenitore e gli diamo una grandezza fissa, quindi style height 350 pixel, e al suo interno inseriamo un'immagine, quindi img id foto, quindi diamo un identificativo alla nostra immagine. Il percorso dell'immagine per ora lo lasceremo vuoto e poi gli diamo un style width, quindi larghezza del 100%, e un max height, quindi una altezza massima uguale al contenitore, quindi 350 pixel, e chiudiamo il nostro tag. Perfetto, salviamo, premiamo F5, perfetto, quindi ci ha inserito il pulsante e ha definito anche la dimensione del box, che ovviamente ora è vuoto, perché l'SRC della nostra immagine l'abbiamo lasciato vuoto volutamente. Quindi quello che vogliamo fare ora è, alla selezione di un'immagine, caricare direttamente l'immagine all'interno del box che abbiamo definito. Quindi per poter fare questo dovremmo, nell'intestazione del nostro file, aprire i tag script type text javascript e al suo interno definire una funzione che ci permetta di caricare direttamente l'immagine all'interno del box. Quindi all'interno definiremo una nuova funzione che la chiamiamo function getImg, che non prende in ingresso nulla, e per prima cosa recuperiamo le occorrenze del nostro input. Quindi definiamo una variabile che la chiamiamo input, che sarà uguale a document.getElement by id, e qui ovviamente ci va file. Poi definiamo una nuova variabile che la chiamiamo reader, e sarà uguale a new file reader, e gli diciamo reader.read as data URL di input file all'indice 0. Quindi in questo modo stiamo recuperando le occorrenze selezionate col nostro input type file, e poi gli diciamo reader.onLoadEnd, quindi una volta che ha effettuato il caricamento dell'immagine gli diciamo di eseguire una funzione, quindi function, che prende in ingresso l'evento, quindi l'evento del caricamento, e gli facciamo fare quello racchiuso all'interno delle graffe. E quindi per prima cosa recuperiamo le occorrenze della nostra immagine, quindi var img sarà uguale a document get element by id, e qua ci va ovviamente l'id della nostra immagine, che è foto, e poi alla nostra immagine impostiamo il campo src, risultato del nostro caricamento, quindi img.src sarà uguale a event.target.result, punto e virgola. Quindi in questo modo al caricamento dell'immagine parte la funzione che cambierà l'attributo src assegnandogli il risultato del caricamento.
Ora, per poter funzionare ovviamente, quindi dovremo richiamare questa funzione all'onChange, quindi onChange del nostro input file, quindi get img. Perfetto, quindi salviamo, ci spostiamo nel nostro CMS, premiamo F5, selezioniamo dalla cartella icone il file header.png che ho utilizzato come banner di YouTube, apriamo il nostro file e come vedete al completamento del caricamento l'immagine è stata inserita all'interno del box. Ora quello che vogliamo fare come prossimo step, perché ovviamente questa immagine è molto grande, poter selezionare una parte dell'immagine e ritagliarla in modo da poter inserire solo una porzione di questa immagine all'interno del nostro sito in modo da utilizzarlo come banner, come header. Per fare ciò dovremo utilizzare la libreria jQuery, lascio in descrizione il link per il download, e poi utilizzare un'estensione di jQuery che si chiama Image Area Select, che ci permetterà di selezionare graficamente parte della nostra immagine e ricavare le coordinate per poi poter tagliare la nostra immagine tramite il PHP. Quindi ora io includerò all'interno dell'intestazione la libreria jQuery che ho già ovviamente scaricato, e quindi script type text JavaScript src, quindi include JavaScript jQuery 3.7.1 e poi includiamo anche l'estensione Image Area Select, quindi type text JavaScript src, quindi include JavaScript jQuery.img area select.dev.js. Perfetto, abbiamo incluso le nostre librerie e ora definiamo una nuova funzione, function che la chiamiamo genera select, quindi la utilizzeremo per generare l'area di selezione, e tramite jQuery identifichiamo innanzitutto il nostro tag img. Per l'identificazione non si utilizza il document get element by id, ma in jQuery si utilizza il dollaro aperta e chiusa tonda, e all'interno delle tonde, all'interno degli apici singoli, tramite il cancelletto, quindi id, identifichiamo il nostro tag, quindi foto, quindi id foto, e poi li associamo alla funzione image area select tramite punto, quindi img area select aperta chiusa tonda punto e virgola, e all'interno delle tonde tra le graffe, quindi aperta e chiusa graffa, definiamo le direttive della nostra funzione. Per quanto riguarda la nostra funzione, a noi ci interessa settare l'opacità del box e lo facciamo con selection opacity, quindi selection opacity, due punti, e li passiamo allo 0,4%, virgola. Poi andiamo a capo e li settiamo il colore del box, quindi selection color, e lo impostiamo bianco, quindi white, e per il momento ci limitiamo a settare questi valori. Poi vogliamo che alla selezione dell'immagine, quindi quando viene caricata l'immagine, venga anche assegnato alla nostra immagine immediatamente la funzione image area select. Quindi gli diciamo genera select punto e virgola. Quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo la nostra immagine, viene caricata l'immagine e ora è possibile anche selezionare, quindi tramite il nostro img area select, parte della nostra immagine. Perfetto, ora quello che vogliamo fare è definire le dimensioni standard del nostro box. In questo caso vogliamo che abbia la dimensione
come larghezza il 100% dell'immagine e come altezza invece vogliamo soltanto una piccola parte, quindi vogliamo noi selezionare questa porzione qua. Quindi per fare questo dovremo dargli la coordinata di partenza e la coordinata finale del nostro box, e quindi gli dovremo dire, oltre a selection opacity, andiamo a capo, gli diamo la coordinata x1 che sarà uguale a 0 e la coordinata y1 anch'essa a 0. Per quanto riguarda invece le coordinate del punto estremo inferiore, quindi x2 ed y2, soprattutto per quanto riguarda la coordinata x2, quindi per quella per la grandezza, siccome noi abbiamo definito l'immagine con una grandezza del 100%, questa dimensione, quindi l'immagine, varierà e quindi qua non potremo dargli delle dimensioni fisse al nostro box. Per fare questo quindi noi definiamo anche per l'immagine una grandezza fissa di 500 pixel. Altrimenti al cambio di monitor ovviamente il nostro box di selezione cambierà e non avrà quindi il 100% dell'immagine, e quindi x2 sarà uguale a 500 e y2, quindi la grandezza, quindi l'altezza, gliela diamo di 85. Quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo la nostra immagine e come vedete ci ha definito il box con le dimensioni standard. Direi che prende completamente la nostra immagine, perfetto. Ora quello che vogliamo fare è anche evitare la possibilità di ridimensionare il nostro box, e per poter fare questo dovremo dargli un'ulteriore direttiva che si chiama resize able e impostarlo su false. Quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo nuovamente la nostra immagine, il box ovviamente è stato inserito e come vedete ora non ci dà più la possibilità tramite le freccette di ridimensionare il nostro box. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo come ricavare le coordinate della nostra selezione e come poter tagliare tramite il PHP la nostra immagine.